Ciao, auguri! Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Ride with Frank. Io sono Francesco. Purtroppo sì, l'ho fatto, ho venduto la mia V-Strom 650. Dopo tanti ripensamenti ho capito che era giunta l'ora di cambiare e provare qualcosa di nuovo. Ma prima di raccontarvi le motivazioni di questa scelta e di spiegarvi tutti quanti gli upgrade e le modifiche fatte sulla mia V-Strom, vi lascio alla sigla. Ci vediamo tra poco. Yo! È stata una scelta molto dolorosa per me. Ho sempre considerato la V-Strom una grandissima moto. Con lei ho percorso circa 25.000 km in 18 mesi, in Italia e non, che mi hanno permesso di scoprire panorami fantastici e soprattutto vivere esperienze indimenticabili. Non ho mai avuto una noia da questa moto, veramente un gran carro armato. Che fosse un passo di montagna, una strada impervia, una mulattiera, la moto non mi ha detto mai no, è stata veramente una grandissima moto. E proprio in fuoristrada ho capito cosa significa fare fuoristrada con una moto da oltre 200 kg, dove i pesi e le dimensioni sono molto importanti. Ma proprio nell'essere così all round ho sempre avvertito quella sensazione di vorrei ma non posso, che mi ha sempre un po' limitato. Quella sua attitudine stradaiola che nonostante vari upgrade, varie modifiche, non sono mai riuscito a far sparire completamente, ed ecco qui la scelta di volerla vendere. Molti di voi mi hanno chiesto di fare un video recap per conoscere tutti gli accessori e le modifiche fatte sulla mia V-Strom per migliorarla e farla diventare più off-road oriented. Su alcuni accessori non mi dilungherò più di tanto perché già ho parlato tanto in altri video, ma vi lascerò il link in descrizione dove potete fare tutti i vostri approfondimenti. Precisiamo, non mi assumo nessuna responsabilità sulle modifiche fatte sulle vostre moto e sul montaggio degli accessori, quindi mi raccomando, fate attenzione nel montaggio o affidatevi a persone più esperte. Iniziamo? Il primo difetto da me riscontrato, se di difetto si può parlare, è la poca luce da terra che ha il motore della V-Strom, elemento da migliorare subito per un utilizzo in off, per evitare che il motore possa urtare contro qualche ostacolo. Per fare ciò bisogna sostituire le bielle originali del mono con altre più corte, in modo da rialzare il retrotreno. Io ho montato alcune artigianali che mi hanno permesso di alzare il retrotreno di 4 cm. Questa è una modifica che la consiglio solo a chi intende farci esclusivamente off o che sia almeno alto 1,80 m, perché la moto cambierà geometrie in modo sostanziale, oltre che alzarsi da terra rendendo più difficile toccare con i piedi. Tuttavia esistono bielle con varie misure, vi lascerò il link in descrizione. Una volta alzata la vostra Strom avrà bisogno di una protezione contro gli ostacoli. Vi consiglio di montare un bel paramotore in alluminio. Se avete uno scarico completo aftermarket, vi consiglio inoltre di informarvi sulla compatibilità del paramotore con i collettori dello scarico stesso. Io per esempio ho dovuto chiedere ad Officine DM di crearne uno apposito perché non ne trovavo nessuno compatibile con il mio scarico completo. Anche qui vi lascerò in descrizione il link ad alcuni produttori. Andiamo avanti. Ho acquistato questo kit su Cosmo Accessori e per la mia statura è stato davvero un grandissimo upgrade che ha migliorato non di poco la guida della mia V-Strom. Ma di questo accessorio ne ho già parlato in un precedente video
Vi rimando a lui e vi lascio comunque il link in descrizione. Di pedane adatte per uso off-road ce ne sono di tantissimi tipi online, dalle più costose alle più economiche. Io ho voluto provare quest'ultime e devo dire che hanno fatto il loro sporco lavoro. Vi rimando al video già presente sul mio canale. Il paracarene è uno degli accessori più importanti per proteggere la vostra moto da cadute accidentali e non. Io ho montato quello classico Givi, il più diffuso sul mercato, forse non uno dei più resistenti, ma con lui montato la mia Strom non ha mai subito un graffio. Il discorso manubrio e risers è un discorso molto difficile da affrontare, perché non essendo una scienza esatta, le dimensioni di questi accessori variano in base alla conformazione del rider stesso. La posizione a me comoda potrebbe essere scomoda per qualcun altro. Tornando alle mie scelte, dopo svariate prove ho acquistato dei riser pivot più 5 cm e un manubrio Pro Taper Evo da enduro con piega bassa da 10 cm e una larghezza di 78 cm. Con questo setup mi sono trovato davvero molto bene, avendo una perfetta sensibilità allo sterzo e comodità nella guida in piedi. Ho acquistato questo utilissimo accessorio sul sito polacco advalp.pl. Una volta montato, grazie alle seghiere che permettono infinite possibilità di posizione del cupolino, sarà possibile personalizzare al massimo la protezione aerodinamica. Credo che pochi accessori siano stati così importanti per me sulla mia moto come questo, estremamente consigliato. Nato in una collaborazione tra me e Officine DM, rispetto all'originale è molto più piccolo e leggero, utile nelle uscite off, dove non serve grande protezione aerodinamica e soprattutto non serve avere nessun ostacolo davanti ai vostri occhi. Dona un look veramente aggressivo alla vostra Strom. Anche questo un accessorio estremamente consigliato. Cosa c'è di meglio di un buon supporto navigatore che ti permetta di consultare in piena sicurezza la vostra mappa sul vostro GPS, telefono o tablet che sia? Io ho acquistato questo supporto su adval.pl e poi con un po' di fantasia, acquistando alcuni componenti marchiati RAM Mount, l'ho personalizzato in base alle mie esigenze. Ne esistono vari in giro di vari produttori, io montavo quella di Officine DM. Nei due slot disponibili avevo montato in uno un adattatore con doppia presa USB e voltometro e nell'altro una 12 volt. Accessorio indispensabile per avere sempre in carica tutti i vostri device elettronici. Attenti però a non sovralimentare troppo il carico energetico perché la vostra Strom potrebbe risentirne. Utilizzate sempre impianti elettrici predisposti di fusibile. Sulla mia Strom ho montato dei faretti supplementari, cloni cinesi dei più famosi e costosi Rigid Industries. Non mi hanno mai soddisfatto appieno, ma per il prezzo pagato posso dire che hanno sempre svolto il loro onesto lavoro. Anche loro hanno bisogno di un impiantino elettrico provvisto di fusibile. Vi rimando al video dedicato a loro sul mio canale. Accessorio almeno per me necessario. Mi hanno permesso di portare dietro sempre tutto l'occorrente e nei momenti di difficoltà sono sempre stato un comodo cuscino su cui appoggiare la moto. Per ulteriori informazioni vi rimando a uno dei primissimi video fatti per il mio canale. Le frecce della nostra Strom sono un altro suo punto debole, sia in off che in strada. Alla prima appoggiata a terra, la loro sporgenza esagerata rende quasi inevitabile la loro rottura. Io ho rimediato con queste frecce acquistate su Amazon, che oltre ad essere secondo me più moderne e filanti, hanno il vantaggio di piegarsi e non rompersi. Attenzione però, per montare queste frecce LED avrete bisogno di aggiornare il vostro relay con quello adatto per luce a LED. Per finire, parliamo dei paramani. Quelli originali della Strom sono ingombranti, delicati e secondo me fuori moda. Sulle mie moto ho sempre montato questi paramani della Polisport, facilmente adattabili a qualsiasi manubrio, molto duraturi, con un'ottima protezione delle mani sia dal vento e sia in caso di caduta.
Donano alla moto una linea più aggressiva e moderna. Certo, per un uso off sarebbero più consigliati i paramani con l'anima in alluminio, ma sinceramente nel mio caso non ne ho avuto mai bisogno. Per finire parliamo dello scarico. Io sulla mia Strom ho montato un Leovinci SBK Oval Evo 2, scarico completo, che oltre ad alleggerire la moto di circa 6 kg e guadagnare qualche cavallo, dà alla nostra Strom Serie K un sound devastante. Qui un assaggio del suo sound. Figo, eh? Purtroppo i collettori dello scarico Leovince hanno un passaggio poco off-road friendly perché rubano qualche centimetro di luce da terra e lo rendono incompatibile con molti paramotore. Ecco qui la necessità di averne uno custom prodotto da Officine DM. Torniamo in studio. E con questo ragazzi il video è giunto al termine. Chi mi segue sui miei social, al momento che esce questo video, è probabile che già saprà che moto ha sostituito la mia V-Strom 650. Se non mi seguite su Facebook o su Instagram, vi invito a farlo. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like, a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste modifiche e se avete intenzione di farlo sulla vostra Strom. Mettetemelo qui sotto nei commenti, io cercherò di rispondervi il prima possibile. Come sempre, io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!